Ciao amici, oggi voglio un pochettino criticare quei lamentoni che dicono di non riuscire a risparmiare e provare a lasciarvi ciò che per me ha fatto davvero la differenza. Ma prima di iniziare il video, se sei nuovo, ti prego, iscriviti a questo canale. Per me fa davvero la differenza del mondo, per te è semplice e gratis. Qui non si fanno promesse facili, si parla solo di vita vera, promesso. E sì, se te lo stai chiedendo, c'è un po' di rimbombo, questo studio è ancora vuoto, ma ci stiamo lavorando, arriveranno degli aggiornamenti. 2026, viviamo in un momento in cui sembra impossibile fare praticamente qualsiasi cosa, sposarsi, comprare la prima casa, costruire qualcosa di duraturo nel tempo. Con questi stipendi è impossibile, questo è quello che sento dire tutti i singoli giorni. E attenzione, in parte è anche vero, non si può dire di no, non viviamo nel mondo delle favole, ma oggi voglio smontare una convinzione fin troppo pericolosa. Il problema non è solo quello che guadagni. Molte persone partono già sconfitte ancora prima di provarci. Si dice sempre: quando guadagnerò di più inizierò a risparmiare, quando avrò più stabilità inizierò a pensare al mio futuro, adesso non è il momento. Tutte queste scuse, e dico scuse, la verità è che non ci sarà mai il momento. E anch'io ero convinto a 18 anni che non sarebbe mai arrivato quel momento. Oggi ne ho 27, se non avessi mai iniziato, ormai sono a 30 e arriverò a 35, a 40 in fretta, nello stesso modo con cui pensavo che non sarebbero arrivati i 27. Se aspetti di guadagnare di più per iniziare a risparmiare, è come se stessi dicendo al tuo cervello che spendere viene prima ed è più importante di risparmiare. E questo schema, molta attenzione, non lo cambi più, ti rimane qui. Bisogna invece fare un po' il contrario. Il ragionamento è molto semplice e, se vuoi, anche noioso. Prima risparmi, poi spendi. Allora sì, questo mantra, diciamo così, mi ha colpito e mi è rimasto. È appunto un po' banale, se vuoi, però è rivoluzionario pensare che il buon Fabio Marchione se lo è appeso nello studio. Grande. Eppure nessuno fa così. Noi facciamo che arrivano i soldi, paghiamo tutto, le spese, le bollette, il mutuo, l'affitto, tutto quello che vuoi, e poi forse se avanza qualcosa, dopo averci messo all'interno anche una miriade, tante volte, di spese inutili, risparmiamo. Ma se avanza significa quasi sempre mai. E lo vediamo anche nelle interviste di Fabio Marchione, intervista le persone: quanto riesci a risparmiare? Nulla, guadagno poco, alla fine del mese mi ritrovo con pochi soldi e a quel punto o non risparmio oppure secondo me non ha senso farlo. È lì che sbagliamo. Io per me stesso già da alcuni anni ho iniziato a fare l'opposto. Mi entra qualcosa da lavoro dipendente, prendo e metto via quello che so o che penso di poter mettere via. Automaticamente ogni mese nella mia testa non c'è più, e non è un atto eroico, è proprio una scelta di priorità. Io tra poco mi sposo e quando si parla di matrimonio la gente impazzisce. Cioè, sposarsi oggi è impossibile, costa troppo, servono un botto di soldi. Allora, non è facile, e non dico che non servano un botto di soldi, perché effettivamente è così, ma se non inizi prima, dopo sicuramente sarà impossibile. E non parlo del matrimonio come una scelta in sé, cioè potrebbe essere il matrimonio, una casa, potrebbe essere l'acquisto di una vacanza, di una macchina, quello che vuoi. Ma sicuramente queste non sono spese che puoi fare tenendo da parte lo stipendio del mese prima. Sono scelte importanti che vanno ragionate e ovviamente programmate per tempo. E nel caso di progetti più grandi, come la casa, appunto, servono anni. Piccole rinunce? Sì, anche qualche volta, ma soprattutto tante scelte consapevoli.
Prima di tutto la decisione che una parte dei tuoi soldi non è negoziabile, è come se non esistesse. Non è vediamo questo mese come va, è questo mese si risparmia, punto. Questo, quello precedente, il prossimo e il prossimo ancora. Soprattutto per le spese più importanti, è così. E perché si parla di ambizione? Qui secondo me c'è una parte dove in molti sbagliano. Quando decidi di iniziare a risparmiare, devi necessariamente essere un po' ambizioso. Ambizioso nel senso che ti imponi una cifra che ti mette a disagio e ti costringi a fare un po' di attenzione. Ad esempio, se pensavi di poter risparmiare 200 euro al mese, prova con 400. Cosa vuoi che succederà? Nella peggiore delle ipotesi ti ritarerai su 300 o 200, ma intanto provaci, perché iniziare facendolo molli, cioè un po' così, tanto per farlo, potrebbe non avere molto senso. La disciplina si costruisce sull'eccesso iniziale, non di certo sulla comodità. Poi voglio dire, adesso entriamo in un'area un pochino delicata, ma quando sento persone che dopo 10 anni di lavoro o 20 anni di lavoro non hanno un euro da parte, a me pensare che sia sfortuna mi viene veramente difficile. Non c'entra il sistema, non c'entra il governo e non c'entra quanto guadagni, almeno per il 99% dei casi. Qui qualcosa non ha funzionato nelle scelte che sono state fatte in questi ultimi 10 anni. E non lo dico affatto per giudicare, anzi dovrebbe essere questo il tuo momento per ripartire, se ti ci ritrovi in quello che sto dicendo. Se non ti fermi mai per chiederti perché non ho nulla, come posso cambiare, non cambierà mai niente. Purtroppo è così, come lo è stato per gli ultimi 10 anni, no? E attenzione, risparmiare non vuol dire non vivere, assolutamente no. Non vuol dire smetti di vivere, non vuol dire fare l'eremita. Devi solo scegliere, preferisci vivere tutto oggi e niente domani, oppure vivere comunque bene oggi, ma domani meglio. Perché la vera libertà non è lo spendere tutto, è sapere che puoi scegliere. Il principio prima risparmia e poi spendi, che magari un giorno attaccherò anch'io al muro, è un modo di vedere la vita, è dire decido io oggi per il mio futuro. E quindi sta a te. Se questa cosa ti ha fatto riflettere almeno per un secondo, lascia un like, così almeno capisco che ti piace questo genere di contenuti e continuerò a farlo. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto per contenuti reali, senza fuffa motivazionale. Io sono qua e non ti dirò mai che è facile, ti dirò che è possibile. Ciao!